Buongiorno, come avrete capito dal titolo del video, oggi vi parlerò della mia partenza dalla Francia in direzione Norvegia. In questo video vi voglio spiegare un po' la mia esperienza all'estero, come sono arrivato qua, come si è evoluta pian piano tutta la situazione e poi come ho scelto la Norvegia come prossima meta, il perché. Allora, partiamo dall'inizio. Come sono arrivato in Francia? Era il lontano 2019, era un periodo non troppo roseo della mia vita. Vivevo a Milano da ormai quasi 4 anni, le cose non andavano troppo bene. Mi sono messo a cercare dei lavori su internet in generale e qualche giorno dopo ho ricevuto un messaggio dicendo: ciao, sei stato selezionato per la candidatura di Lione. Cosa che io non ero assolutamente a conoscenza, perché avevo mandato curriculum per lavorare a Milano. Alla fine a Milano era semplicemente il colloquio per andare a fare l'apertura di un ristorante qui a Lione, appunto. Così valuto un attimo la situazione e dopo un paio di mesi in pratica parto, mollo tutto, casa, ragazza, amici, e mi trasferisco a inizio 2020 qui in Francia. Quindi arrivo in Francia in una realtà assurda, perché ci sono altri 70 italiani che sono arrivati nello stesso mio momento per fare questa apertura di ristorante e mi sembra quasi di essere in vacanza con scuola zoo piuttosto che al lavoro, perché immaginate prendere 70 italiani, più o meno tutti della mia età, all'epoca avevo appena fatto 23 anni, e metterli insieme ad abitare in case, cioè c'erano tante case in cui eravamo tutti smistati per vivere dentro. Non vi dico il disagio e il delirio capitato in quei mesi. Go! No, cazzo! Ma da quando? 11-9. Allora, 2 mesi dopo il mio arrivo qui in Francia parte la quarantena per il Covid, quindi ci ritroviamo chiusi in una casa in 7 ragazzi e una ragazza. Il periodo della quarantena a me è piaciuto un sacco, perché potete immaginare noi arrivando dall'Italia, vedendo i problemi dell'Italia soprattutto in quel periodo, a vivere appunto tutti insieme, divertirci e allo stesso tempo percepire uno stipendio di 1.200-1.300 euro senza fare niente, semplicemente stando a casa. Mamma che capriola senza mani! In vaso, partigiano, portami via! Quindi, finita la quarantena, iniziamo effettivamente a lavorare. È stato sicuramente uno dei periodi più belli della mia vita, perché ho conosciuto 200-300 persone nell'arco di 2 anni e mezzo, dall'Italia, da ogni posto del mondo. Sicuramente è stato un bel bagaglio da portarsi dietro per il resto della vita. Dopo quasi 3 anni che ero qua, tra alti, bassi, gioie e dolori, mi viene proposto di andare a fare un'apertura per la stessa azienda a Montecarlo. Io all'epoca stavo carico, quindi accetto senza esitare e parto per Montecarlo. Montecarlo si rivela un buco nell'acqua. Mi trovo male, ho dei problemi personali, aspettate che c'è... Ci sono dei decessi di gente a me vicina, uno dietro l'altro. Non passo un bellissimo periodo, quindi avevo di fronte 2 opzioni:
o tornare in Italia, cosa che non avevo assolutamente voglia di fare, o tornare a Lione, dove conoscevo già un po' la città, conoscevo la gente e mi sarei potuto far aiutare per ristabilirmi. Tornato a Lione non passo ancora un bellissimo periodo, vivo una mezza depressione e tanti miei amici che erano a Lione se ne erano andati. Mi ritrovo un po' solo, con un lavoro che non mi piace particolarmente, senza una casa e appunto ci metto un attimo per rimettermi in piedi. Dopo circa 6 mesi, però, oltre ad aver trovato una casa, trovo lavoro come manager in una food court, che se avete visto il video di Oslo sapete cos'è una food court, se non l'avete visto ve lo spiego. È in pratica una cosa un po' come Italy in Italia, ovvero un grande spazio con tanti ristoranti dentro e voilà, questo è. Lì in pratica la mia vita si rimette in piedi, sono motivato, un buon lavoro, un buono stipendio, riconosco altre 70-80 persone, questa volta tutte francesi, poco male, e mi integro molto di più nella società francese, diciamo. In questo periodo appunto faccio un sacco di vita, diciamo, tutto va bene, fino a quando per svariati motivi, dopo più o meno un anno, decido di andarmene da questo posto. Uno dei motivi per cui ho deciso di andarmene era perché mi era stato proposto di aprire un terzo ristorante. Questa volta non per la vecchia azienda, ma per Mauro Colagreco, che per chi non lo sapesse è uno chef 3 stelle che è di origini italiane, ma lui è argentino, e ha un ristorante al sud della Francia, 3 stelle Michelin, che è stato giudicato nel 2020 come il ristorante migliore al mondo. Carico, vado a fare l'apertura di questo ristorante e lì conosco la Gelli. Tutto va bene, ci mettiamo insieme, lavoriamo lì anche questa volta più o meno per un anno. Tutto procede bene, lavoriamo tantissimo, facciamo casa lavoro, casa lavoro, casa lavoro, ma tutto sommato siamo sereni. Io ero sereno. Dopo quasi un anno che siamo lì a lavorare, iniziano a sorgere non pochi problemi. Chiudono il ristorante per un periodo perché c'erano delle cose non a norma, ci iniziano a fare dei dispetti. Allora decidiamo di prendere e fare come Baglioni. Appena prima di andarcene da questo posto andiamo a fare un viaggio ad Oslo in Norvegia, giusto per piacere. Andiamo in Norvegia e per puro caso incontriamo questo gruppo di italiani che lavora in un ristorante dove siamo andati a mangiare, che ci parla un po', ci dice che hanno in progetto di aprire altri 2 ristoranti ad Oslo in un lasso di tempo breve e ci propongono di andare a lavorare per loro. Noi ci riflettiamo un attimo e poi diciamo, boh, è un po' infattibile per tantissimi motivi. Quindi torniamo a Lione. Io stavo un po' in burnout dal lavoro, il lavoro da manager comunque ti prende tanto la testa e in quel posto dove stavo te la prendeva davvero tanto. Quindi decido di cercare un lavoro part-time, tranquillo, giusto per avere un'entrata. Dopo un paio di mesi che lavoravo appunto in questo nuovo posto, comunque sono un po' insoddisfatto. Tutti i posti, diciamo, più belli di Lione li avevo vissuti, ci avevo lavorato. La mia carriera a Lione era arrivata, diciamo, a un punto non oltrepassabile o se fosse stato oltrepassabile sarebbe stato comunque champ, come dicono in Francia, da proseguire. Per la Gelli era la stessa cosa, quindi iniziamo a riflettere davvero sul fatto di spostarci in Norvegia. Quindi contattiamo il proprietario di questo ristorante ad Oslo e gli diciamo: noi in un modo o nell'altro arriviamo,
Lui ci chiede di arrivare il prima possibile, ma noi fino a fine maggio non possiamo spostarci per far tutte le procedure burocratiche, organizzarsi, lasciare casa, lasciare il lavoro, lasciare tutti i mobili e tutto quanto. Quindi ci organizziamo e prendiamo la decisione di partire il 26 maggio. Quindi ora vi ho riassunto brevemente il mio percorso dall'Italia a oggi. Quindi che cosa ci ha fatto dire prendiamo, molliamo tutto e andiamo in Norvegia? Più cose. Innanzitutto la qualità della vita in Norvegia non ha paragoni. Quando siamo stati lì proprio vedevi la gente stare bene, rilassata, fare la loro vita come dovrebbe essere una vita e non semplicemente fare una vita per pagarsi l'affitto. Il secondo motivo è, lo sapete benissimo, è il vile denaro, e il denaro che ci è stato proposto è tanto per fare un lavoro comunque normale come lavorare in sala. Ok, abbiamo tanta esperienza dietro, ma per esempio non parliamo norvegese, o meglio io lo sto studiando. Insomma, come prima proposta è stata molto interessante. Il terzo motivo è una cosa, insomma, che stimola l'uomo oltre ai soldi, sono le esperienze. Io comunque sono quasi 6 anni che sto qua in Francia, a Lione quasi tutto il tempo, e inizio a sentirmela un po' stretta, appunto. Quindi ci siamo detti, perché no? Un esempio della qualità di vita che cambia è anche solo gli appartamenti. In Francia gli appartamenti sono tutti vecchi, o se non tutti, il 90%, sono minuscoli. A Lione ancora ti salvi, a Parigi ci sono degli appartamenti che costano 700-800 euro e sono 9 metri quadri. 9 metri quadri è un garage in pratica. In centro ad Oslo trovate degli appartamenti per il doppio del prezzo, ma lo stipendio è 3 volte quello della Francia e sono delle case magari da 70, 80, 90 metri quadri. Quindi già solo per farvi capire, la stabilità cambia. Poi ci sono 1 milione di altre cose che potrei elencarvi, ma penso che sarà meglio che ve le elencherò una volta che sarò sul posto. Quindi arriviamo alla fine. Che cosa abbiamo dovuto fare per partire? Innanzitutto lasciare casa, vendere tutti i mobili. Avremo comunque un'immensità di valigie che non so nemmeno come faremo a portare, ma in un modo o nell'altro lo faremo. Fare il passaporto a Kiwi, il nostro coniglietto. La banca non dobbiamo fare niente perché ci hanno detto che per i primi 2 anni che stiamo all'estero non dobbiamo dichiarare niente, quindi il conto in banca francese lo teniamo aperto. Poi, dimissionare dal lavoro attuale mi sembra ovvio. Dopodiché lavoro l'abbiamo appunto trovato mesi fa. Abbiamo fatto un paio di colloqui col proprietario di questi 3 ristoranti ad Oslo, che è comunque un signore romano che è in Norvegia da 25 anni. Una volta arrivati in Norvegia ci saranno 3 cose da fare, diciamo. La prima è autodenunciarsi alla polizia. Dobbiamo andare e dire che noi siamo arrivati in Norvegia e abbiamo l'intenzione di restare più di 6 mesi e per lavorare. Una volta fatta questa procedura verremo inviati all'ufficio che vi procurerà il numero di previdenza sociale, che si chiama Skatten Number. Lo Skatten Number ce ne sono di 2 tipi. Uno per gli stagionali, quindi si ha intenzione di stare meno di 6 mesi in Norvegia, e l'altro è quello definitivo per le persone che hanno intenzione di stabilirsi in Norvegia. Per ricevere questo numero, una volta andati agli uffici, dovrete aspettare dalle 2 alle 16 settimane. Questa è un po' una rottura di palle, perché senza questo numero non potete aprire il conto in banca, che è la terza cosa da fare. Allora, ci hanno detto che non si può ricevere lo stipendio finché non si ha il conto in banca.
a meno che non lo ricevi al 50% tassato e puoi recuperare, diciamo, la parte che hai pagato una volta che hai il numero. Altri dicono che in realtà non è vero, puoi comunque ricevere lo stipendio, è solo un po' più una rottura di palle. Una volta che avremo fatto tutto questo, potremo cercare effettivamente una casa, perché per il momento abbiamo preso per 3-4 mesi un Airbnb dove poter dormire, dove poter alloggiare il nostro primo periodo in Norvegia, ad Oslo. Tra l'altro io sono allergico a questa pianta e tipo c'è qua, là, sto rischiando uno shock anafilattico. Bene, quindi ora vi ho riassunto la mia storia, il motivo del perché ho deciso di partire e anche che cosa dovrò fare a breve. Vi terrò sicuramente aggiornati su tutto quello che succederà. Uscirà anche un video del viaggio della salvezza per arrivare in Norvegia, perché sarà davvero un viaggio estenuante che ci prenderà più di 24 ore. Poi vi spiegherò bene perché e vi spiegherò bene nel dettaglio tutto il viaggio in un video dedicato. Mentre ci accingiamo a uscire dal parco della Tête d'Or, dimora delle famosissime giraffe che finalmente vi ho fatto vedere, vi saluto, vi do appuntamento a tra 2 martedì per l'ultimo video dedicato a Lione, dove parleremo della gastronomia lionnese e francese in generale. Ricordatevi come sempre di iscrivervi, mettere mi piace, attivare le notifiche, che è molto importante per me e a voi non costa niente. E detto questo, vi saluto e a tra 2 martedì.